L'artrosi modernamente non è più considerabile una singola patologia come si pensava fino a 20-30 anni fa. Ci sono tanti tipi di artrosi e quindi quando un paziente sa di soffrire di artrosi deve anche capire quale tipologia di artrosi sta accusando, perché i trattamenti possono essere differenti a seconda del tipo di artrosi. In che cosa consiste questa diversità? La cartilagine è solo uno degli elementi che costituiscono le articolazioni, insieme con l'apparato muscolo-tendineo e soprattutto con l'osso sottocondrale, che vuol dire l'osso che sta sotto la cartilagine. Ci sono delle forme di artrosi che, per motivazioni che adesso non stiamo a spiegare, coinvolgono più tipicamente la cartilagine, altre magari post-traumatiche o legate a problematiche sportive o lavorative coinvolgono prevalentemente prima l'apparato legamentoso o l'apparato muscolare, e poi ci sono delle forme che possono essere post-traumatiche ma non necessariamente, che coinvolgono invece in maniera particolarmente importante l'osso che sta sotto la cartilagine. Quando c'è un coinvolgimento dell'osso sottocondrale, molti dei trattamenti che magari tipicamente si utilizzano nella gestione dell'artrosi classica, da alcuni integratori fino alle infiltrazioni di acido ialuronico, ma anche di altre sostanze che adesso possono essere utilizzate, cellule mesenchymali, PRP, spesso falliscono perché non raggiungono l'osso. Ed ecco perché avere a disposizione una possibilità terapeutica come la terapia di risonanza magnetica fornisce anche per questa tipologia di artrosi una valida alternativa particolarmente utile, soprattutto quando c'è la sofferenza dell'osso sottocondrale. Che cos'è la terapia di risonanza magnetica? È un macchinario che sfrutta il principio fisico della risonanza magnetica, né più né meno come lo conosciamo per la diagnostica, ma ha la capacità di energizzare le cellule dei tessuti che vengono investiti da questo campo di risonanza magnetica, in modo che sopravvivano molto di più della normalità. Normalmente una cellula nasce, muore entro 180 giorni e viene sostituita da altre cellule. Questo è fisiologico. Grazie all'azione di questa TRM, qualsiasi tipo di distretto cellulare può essere stimolato a sopravvivere fino a 340 giorni, per cui quando le cellule che dovrebbero sostituire quelle morte arrivano, trovano ancora cellule vive. Questo effetto additivo permette di riparare i tessuti ed è particolarmente utile nelle situazioni di sofferenza dell'osso sottocondrale. Tra le varie tipologie di pazienti che abbiamo trattato in questi ultimi anni, un paziente particolarmente mi ha colpito perché aveva una situazione a carico dell'osso sottocondrale e del piatto tibiale particolarmente compromessa. C'era una cisti geoide, quindi una specie di, se volete dire, buco all'interno della cavità dell'osso, che grazie a 9 sedute di questa terapia di risonanza magnetica si è completamente riempito, e questo ha portato ovviamente un enorme giovamento clinico al nostro paziente. Ecco, questo tipo di reazioni riparative non sono ottenibili con alcuni trattamenti, mentre invece un trattamento come la TRM può, in casi ovviamente non in tutti, ma sempre in casi selezionati, determinare un miglioramento significativo anche in queste tipologie di pazienti.